Ciao ragazzi, oggi parliamo di Gustavo Badel, detto The Freaking Rican, ovvero il dannato portoricano. Un campione che ha avuto un forte impatto sulla scena del bodybuilding agonistico IFBB nel ventennio che va dagli anni 90 al 2010. Atleta appassionato e risoluto, dopo un inizio difficile sul circuito professionistico, Gustavo è riuscito con passione, pazienza, costanza e determinazione a trasformare il suo fisico fino a diventare uno dei bodybuilder IFBB di riferimento, soprattutto nel biennio 2004-2005. Guerriero di poche parole che lasciava parlare i fatti, a chi gli chiedeva come avesse fatto ad ottenere i suoi risultati, rispondeva semplicemente ma con fermezza: I work hard, cioè lavoro duramente. Uomo di famiglia e atleta determinato, la carriera di Gustavo è un tributo alla forza della perseveranza. D'altro canto, la sua prematura scomparsa, all'età di soli 50 anni, ci ricorda i rischi insiti nella pratica del bodybuilding agonistico. Un personaggio dalla cui vicenda di vita c'è molto da imparare, sia nel bene che nel male. Questa è la sua storia. Enjoy! Gustavo Badel nasce il 3 novembre 1972 a Caracas, in Venezuela. Sportivo da sempre, sin da ragazzino pratica il pugilato e per migliorare le sue performance nella box comincia ad allenarsi con i pesi in palestra. È qui che scopre la sua vera vocazione e dopo aver constatato come il suo fisico risponde rapidamente all'allenamento con i pesi, intorno ai 16 anni abbandona il pugilato e decide di dedicarsi completamente al bodybuilding. La sua carriera agonistica comincia sotto i migliori auspici. Nel 1991, a 19 anni, esordisce sul palco di gara fra i pesi medi e con un peso sui 79 kg ottiene una entusiasmante vittoria ai campionati caraibici juniores. Evento che lo motiva a continuare e ispirato da campioni del calibro di Sean Ray, che vede sulle pagine delle riviste di settore, Gustavo continua a lavorare con entusiasmo in palestra e cresce progressivamente, diventando prima peso medio massimo e infine peso massimo, categoria nella quale raggiungerà i traguardi più ambiziosi. Trasferitosi a Porto Rico, la svolta della sua carriera sportiva arriva nel 1997, quando a 25 anni, con un peso sui 100 kg distribuiti su 1,72 m di statura, vince la categoria dei pesi massimi ed il titolo assoluto ai campionati caraibici, conquistando la Pro Card IFBB. Sembra la realizzazione di un sogno, ma il circuito pro si rivela molto difficile per Badel, che fra il 1998 e il 2003 parteciperà a 16 concorsi, riuscendo ad entrare fra i primi 10 classificati solamente 3 volte, rimanendo spesso relegato nelle ultime posizioni di classifica. Nel 2002 riesce a strappare un ottimo terzo posto al Toronto Pro International, che lo qualifica per il Mister Olympia di quell'anno, gara dove si piazzerà 24esimo. Un risultato che per molti sarebbe stato come un pugno nello stomaco, ma Gustavo afferma di essere stato comunque felice di trovarsi sul palco con tutti quei grandi campioni e non si scoraggia. Ritorna in palestra e ricomincia a lavorare. Sa che deve fare molta strada per diventare competitivo, ma la fatica non lo spaventa e la sfida lo motiva a dare il massimo. Del resto, diventare campioni del mondo non è cosa facile. Mente aperta, dopo essersi preparato da solo per oltre 10 anni, capisce che deve progredire parecchio per diventare competitivo ai massimi livelli. Così nel 2003 decide di prendersi un anno di pausa dalle gare, per allenarsi, migliorare il suo fisico e fare un deciso salto di qualità in vista delle competizioni future. Si trasferisce a Las Vegas e inizia a collaborare con Milos Sarcev, grande esperto che, in veste di coach, lo aiuterà soprattutto a gestire i dettagli della preparazione pre-gara, per la gestione dei liquidi, la ricarica dei carboidrati, eccetera. Col supporto di Milos, a partire dal 2003, Gustavo farà un evidente salto di qualità, aumentando di 7 kg di massa muscolare e riuscendo ad arrivare sul palco di gara in una condizione mai ottenuta in precedenza, grosso, definito e squartato all'osso. Tutto il lavoro svolto paga i suoi dividendi. Nel 2004 si ripresenta all'Ironman Pro Invitational, classificandosi terzo, dietro a Dexter Jackson e Lee Priest. Lo stesso anno stupirà il mondo del bodybuilding ottenendo un entusiasmante terzo posto al Mister Olympia, dietro ai mostri sacri Ronnie Coleman e Jay Cutler e davanti al mitico Dexter Jackson. Dopo parecchi anni difficili, Gustavo finalmente si afferma, piovono le richieste per seminari ed esibizioni e appare sulle copertine delle riviste di settore in tutto il mondo. La sua carriera raggiunge l'apice nel 2005, quando sarà primo all'Ironman Pro Invitational, terzo all'Arnold Classic,
e ancora terzo al Mister Olympia, dove fra l'altro si prese la bella soddisfazione di battere Ronnie Coleman nel Challenge Round. Negli anni seguenti però ha difficoltà a replicare lo stato di forma presentato nel 2005. I suoi piazzamenti al Mister Olympia ne risentono e la sua carriera inizia a declinare. Concluderà la carriera agonistica nel 2012, a 40 anni, con un 13° posto all'Arnold Classic. Ritiratosi dalle competizioni, Gustavo è rimasto vicino al mondo dello sport sia come coach, con la sua attività di personal training, che come divulgatore e promotore. La vita sembra scorrere serena, con la famiglia, la moglie Jessica e i figli e il lavoro. E intervistato Gustavo si dichiarava fortunato che dopo tanti anni di bodybuilding agonistico, durante i quali aveva fatto chiaro uso di farmaci anabolizzanti, il suo fisico avesse recuperato un buon equilibrio ormonale naturale e non avesse bisogno di stare in TRT. Ma sentiamo dalle sue stesse parole le sue riflessioni sull'argomento. A 48 anni mi alleno ancora perché mi piace e così mantengo stimolati i miei ormoni naturali. Alla mia età non sono in TRT come tante altre persone. I miei livelli ormonali sono ok. Grazie a Dio, perché essendo stato un bodybuilder ad alto livello per tanti anni e con tutta la roba che ho preso, devo ringraziare Dio che il mio sistema ormonale sia tornato alla normalità. Alla mia età e con tutto quello che ho fatto, posso solo dire di essere un individuo fortunato. Il mio dottore dice che è dovuto al mio stile di vita. Purtroppo la sua salute non era così solida come affermava e il 12 luglio 2023, a soli 50 anni, Gustavo viene stroncato da un infarto, una perdita improvvisa e inaspettata, che ha scioccato il mondo del bodybuilding, un evento sul quale si è speculato molto e che ci ricorda una volta ancora i rischi legati alla pratica del bodybuilding agonistico professionale. In palestra Gustavo credeva nell'allenamento ad alto volume e all'apice della sua carriera arrivava ad eseguire fino a 30 serie per gruppo muscolare, utilizzando un range di ripetizioni medio-alte, sulle 10-15. Allenava ogni gruppo muscolare una volta a settimana, ad eccezione degli addominali, che venivano esercitati 4 volte, utilizzando la seguente split routine: lunedì pettorali, bicipiti e addominali, martedì schiena, tricipiti e addominali, mercoledì spalle e addominali, giovedì quadricipiti e femorali, venerdì polpacci e addominali. Eseguiva 4-6 esercizi da 4 serie di 12-15 ripetizioni ciascuno per ogni gruppo muscolare e alternava periodi di allenamento ad alto volume di lavoro ad altri periodi in cui riduceva sensibilmente serie ed esercizi per favorire il recupero. Una tipica routine di allenamento per la schiena consisteva nei seguenti esercizi. Si riscaldava con 4 serie di pull-up da 8-12 ripetizioni. Poi cominciava l'allenamento vero e proprio con 4 serie da 12-15 ripetizioni di trazione alla lat machine dietro al collo. Proseguiva con 4 serie da 12-15 ripetizioni di pull-ups con sovraccarico. Poi 4 serie da 12-15 ripetizioni di rematore con bilanciere. E ancora 4 serie da 12-15 ripetizioni di rematore con T-bar. 4 serie da 12-15 ripetizioni di rematore alla macchina e 4 serie da 12-15 ripetizioni di rematore al pulley basso. Completava l'allenamento della schiena con 4 serie da 12-15 ripetizioni di stacchi da terra, seguite da 4 serie sempre da 12-15 ripetizioni di iperestensioni, per un totale di 36 serie eseguite per la sola schiena. Sul piano alimentazione Gustavo, a inizio carriera, era poco ferrato in materia e per questo motivo aveva difficoltà a raggiungere il picco della condizione in gara. Nel tempo, convintosi che il bodybuilding è una scienza, Gustavo ha studiato e ampliato la sua conoscenza, lavorando con alcuni dei migliori coach del settore, da Milo Sarcev a Chris Asito, da Annie Ramwood a Chad Nichols. Unendo le conoscenze apprese con l'esperienza e la sensibilità personale, Badel ha così strutturato un piano alimentare che gli ha permesso di ottimizzare i risultati sportivi. A tavola adottava una dieta basata su una suddivisione dei macro con alte proteine, medi carboidrati e pochi grassi, che assumeva in 6-7 pasti al giorno. Lontano dalle gare aumentava i carboidrati, che assumeva da fonti quali riso, patate e avena, e in generale mangiava più liberamente concedendosi anche alimenti proteici come la carne rossa,
mentre in prossimità di una competizione riduceva sensibilmente i carboidrati e assumeva proteine solo da fonti magre, come pollo, tacchino, pesce e albumi d'uovo, che accompagnava con un po' di verdura e porzioni moderate dei soliti riso, patate e fiocchi d'avena. Riassumendo, Gustavo Badel è stato un atleta che ha stupito il mondo del bodybuilding nei primi anni 2000, quando dopo un inizio difficile raggiunse l'apice della sua carriera agonistica. Figura di grande ispirazione, uomo di famiglia, duro lavoratore, modesto ma deciso, ha saputo affrontare a testa alta i lunghi momenti difficili incontrati ad inizio carriera, costruendo con pazienza e determinazione un fisico massiccio e simmetrico che gli ha permesso di rivaleggiare con i massimi campioni del bodybuilding mondiale della sua epoca. La sua carriera è un tributo alla forza della passione e della perseveranza, che ci insegna il valore di non mollare mai, continuando a studiare e lavorare costantemente per migliorarsi. E d'altro canto la sua prematura scomparsa ci ricorda anche i pericoli intrinseci legati allo stile di vita del bodybuilding agonistico, col suo uso esagerato di farmaci. Che altro dire di Gustavo? Un grande personaggio sempre pronto a motivare gli altri, che ha vissuto fino in fondo la sua passione per lo sport e che purtroppo abbiamo perduto troppo presto. Speriamo che la sua storia possa servire come avvertimento per i giovani. Riposa in pace, campione. Ciao, alla prossima!